Salve a tutti bonsaisti e bonsaiste e benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto dall'intro, oggi vi vado a mostrare questa nuova pianta che ho preso ovviamente da Giuliana, quindi vi lascio sempre qui in alto a destra il link al video in cui vi parlo di Giuliana e delle sue piante e delle altre che ho preso da lei. Ora andiamo a vedere questa bestia. Partiamo dal piede, che come vedete sarà di buoni 30 cm. Di qua andiamo. Ci sono questi rami frontali che ho deciso di non tagliare per ora perché voglio lasciare quest'ultimo po' di tiraggio alla pianta. Qui c'è questo taglione che va ricostruito o comunque coperto in qualche modo con i rami, può diventare un punto focale con un gin. E qui abbiamo questo che è il moncone, diciamo, lasciato dalla capitozzatura. Vi faccio fare un giro della pianta. Questo è il lato sinistro, vedete che bella piantona che è. Questo lo eliminiamo. Vi dico che questa pianta è stata raccolta a giugno e tutti i rami che vedete li ho fatti da giugno ad adesso, quindi penso che di vigoria ce n'è. Quindi allora, prima vi parlavo dei rami che potrebbero fare apice, c'è questo o questi altri vicino, e qui adesso in inverno andrò a dare una sfoltita e cercherò di capire che cosa ne voglio fare di tutti questi rami. Sicuramente questi frontali andranno via perché comunque guardate che bel tronco che ha adesso, quindi questi qui davanti sono puramente inutili, ma anche questo qui centrale probabilmente salterà, a meno che non voglio usarlo come apice, ma la vedo molto, cioè non la vedo granché. L'ideale sarebbe continuare l'apice qui e diciamo allargarlo in modo triangolare. Io questa pianta adesso che l'ho presa ovviamente non l'ho concimata, gli ho dato un po' di biostimolanti ma pochissimi, giusto per farla andare un po', ma a quanto pare non gli serviva, quindi meglio così. E qui abbiamo questo punto di secco che è proprio un buco, comunque può dare importanza alla nostra pianta. Qua ci sono continuamente tutti questi nuovi germogli che sto sempre a togliere, però è normale, lo fanno anche tutti gli altri lecci che ho. Molto probabilmente non rinvaserò questa pianta, voglio vedere un po' l'anno prossimo come si comporterà. Sicuramente impalcherò questo inverno la pianta, quindi farò una bella potatura per ripulire tutto e metterò del filo ai rami che mi interessano, in modo tale da avere già avviato il progetto. Per ribadirvi la forza e la vigoria di questa pianta, ancora sta cacciando, cioè da quando l'ho portata a casa la pianta non ha fatto altro che cacciare e infatti diciamo che è quasi raddoppiata da quando sta qui a casa. Sono molto contento dell'acquisto fatto e ovviamente ringrazio sempre Giuliana per tenermi in considerazione per queste piante. Ovviamente voi, se avete dei consigli su come strutturarla, fatemelo sapere nei commenti. Comunque questa pianta, come già vi dicevo prima, la lavorerò, però non voglio fare nulla di esagerato perché sono indeciso se farmi aiutare da qualcuno oppure no, per non rovinarla, diciamo, perché comunque rispetto alle altre piante che ho il livello è tutt'altro. Quindi non vorrei appunto rovinarla o fare danni. Se sentite un po' di vento
perdonatemi, ma oggi ha fatto un bel po' di pioggia, come vedete dalle foglie e dal colore del tronco, e c'è anche un bel po' di vento fresco. Come ben sapete, io sono un grandissimo amante dei lecci, perché a parte che sono delle piante bellissime, diciamo, con cui sono nato, nel senso che qui nella mia zona ce ne sono tantissime, anche giganti e bellissime, quindi mi ha sempre affascinato questa essenza. Ma poi, non so, vediamo questo tronco così dettagliato, così vecchio, cioè, spettacolare a parer mio, spettacolare. Qui per esempio sta iniziando adesso a fare la corteccia buona, però c'è da dire che i lecci regalano sempre grandissime emozioni, sia in vigoria sia in bellezza, e poi con piante del genere già avviate, molto forti, con un bel piede, anche una buona conicità, perché se voi vedete sicuramente il piede andrà da qui a qui, perché mi ha detto Giuliana che posso abbassarmi altrettanto per invasarla, quindi il piede sarà ancora più largo, e salendo, una volta magari lavorato un pochettino questo pezzettino secco, ci darà sicuramente un effetto di triangolarità, diciamo, fantastico secondo me. Sono veramente veramente soddisfatto. Detto ciò, il video si conclude. Vi ribadisco che se volete, qui nei commenti potete scrivermi consigli vari su come gestire questa pianta, mi fa sempre molto piacere. Se conoscete qualche amico a cui possono interessare le piante di Giuliana e che magari amano i lecci e comunque queste essenze mediterranee, che è fondamentale avere se sei un bonsaista italiano, perché le piante autoctone sono le piante autoctone, lavorano meglio di qualsiasi altra, mandagli questo video. Detto ciò, è arrivato il momento di salutarci. Io i miei saluti e i miei consigli dei video li ho fatti. Noi ci rivediamo domenica prossima, sempre ore 19, con un nuovo video. Buon bonsai!